Bentornati su Bikerella, siamo sempre nella terra del sollevante. Continua il nostro tour del Giappone. In questo episodio vi raccontiamo la nostra esperienza a Kamakura, detta la piccola Kyoto perché ha tanti templi, ma qui c'è anche il Daibutsu, il grande Buddha, e poi andremo ad Enoshima, la piccola isola con un tempio in cima che guarda il monte Fuji e il suo strano cibo, ma andremo anche a Nikko a visitare il santuario dedicato ad uno shogun e poi diventato patrimonio UNESCO, e qui mangeremo la pelle essiccata di tofu, un cibo dalle origini millenarie. Restate con noi. Buongiorno, oggi è il nostro quarto giorno in Giappone. Il programma prevede la visita di Kamakura, che è detta la piccola Kyoto per la quantità di templi presenti. Al momento siamo alla stazione di Shinagawa, stiamo aspettando il treno che ci porta fino a questa città che si trova a sud di Tokyo. Ed eccoci arrivati a Kamakura. Siamo nella prefettura di Kanagawa. Questa è stata capitale del Giappone dal 1185 al 1333 ed è stata la sede del primo governo dei samurai di Giappone. È chiamata la piccola Kyoto proprio perché grazie a questo suo splendido passato ha un sacco di templi. Infatti qui sono presenti 65 templi buddisti e 19 santuari shintoisti. Eccoci al tempio Engaku-ji che è stato costruito nel XIII secolo. Adesso invece saremo al tempio Kencho-ji. Entrambi sono templi buddisti costruiti nel XIII secolo. Il prossimo, il Kencho-ji, è famoso anche per la pagoda e per i giardini. È stato fondato da un monaco buddista verso la metà del 1200. Ci avviamo adesso verso il santuario Tsurugaoki Hachimon. Mi perdonerete per la pronuncia, non so se si pronuncia così. È un santuario molto importante che è stato costruito secondo le regole del Feng Shui. Infatti a nord ha la montagna, a est un fiume, a ovest una grande strada e a sud è aperto sulla baia di Sagami. Fu fondato nel 1063 ed è dedicato ad Hachiman, dio della guerra e della prosperità. Fu fortemente voluto dal signore feudale Minamoto no Yoritomono.
speriamo di averlo detto bene. Si stabilì qui poiché riteneva strategica la posizione di questa città, infatti era protetta da montagne e da mare. E qui restò molto a lungo e fece costruire tantissimi templi e santuari. Uno di questi è proprio quello che andremo a vedere. Arigato. Eccoci al Kotoku Inn, è un santuario molto famoso a Kamakura perché all'interno è presente un Buddha alto 14 metri, detto il Daibutsu. Questo Buddha all'inizio era conservato in una sala all'interno, però siccome la sala era completamente in legno è andata distrutta con un incendio e quindi è stato trasportato fuori. All'inizio era completamente ricoperto d'oro, poi invece con il tempo si è ossidato e quindi ha assunto un colore verde bluastro. Andiamolo a vedere. Dopo la visita di Kamakura stiamo cercando di andare nell'isola turistica di Enoshima, che è praticamente vicino Kamakura. Ha un santuario molto importante dedicato alla dea della fortuna che si chiama Ben Zaiten e dal quale si gode un ottimo panorama sul Monte Fuji nelle giornate limpide. E poi vorremmo mangiare il famoso piatto dell'isola che è lo shirasudon, che sarebbe una ciotola di riso ricoperto da pesciolini che dovrebbero essere i nostri bianchetti. Il problema è che da qui all'isola ci separano 20 minuti a piedi e fa veramente molto caldo, quindi abbiamo deciso di prendere un autobus che però è in ritardo. Stranamente in Giappone i trasporti non sono mai in ritardo, ma questa volta è in ritardo, quindi se l'autobus viene andremo sull'isola.
di polipo, famoso snack Enoshima. Assaggio? Buono. Buono? Buono. Buon panino. Praticamente è un polipo schiacciato dentro la cosa, Sa di pesce. Togo senbei. Ah, proprio così. Questa se la danno la domenica in chiesa ci va più gente a messa. E adesso, dopo aver mangiato il Cracker di polipo, assaggeremo un'altra specialità dell'isola che è lo shirasudon, praticamente una ciotola di riso con i bianchetti. Cosa ne pensi della giornata di oggi? Faticosa ma bellissima. Mi è piaciuto di Il più. budino. Bellissimo, una bellissima statua. Sembra un Giappone diverso. A pochi chilometri da Tokyo già cambia tutto, interessante, comunque tutto interessante. E adesso ti mangi lo shirasidon? Adesso mi mangio lo shirasidon, che sarebbe il riso con l'annunnata, tradotto in italiano. Buongiorno, oggi siamo nel nostro ultimo giorno di permanenza a Tokyo. La giornata è dedicata a un'altra escursione. Andremo a Nikko, che è detta la città della luce del sole. Addirittura esiste un detto che dice: se non hai mai visto Nikko, non hai mai conosciuto lo splendore. Quindi andiamo a conoscere questo splendore. Eccoci arrivati nell'area del santuario e dei templi di Nikko. Siamo qui al Ponte Shinko. Qui c'è una leggenda che dice che un monaco, che fu il primo sacerdote di Nikko, per attraversare il fiume chiese aiuto alle divinità. Allora gli comparvero due serpenti che si trasformarono in un ponte che gli permisero di attraversare il fiume. Il ponte è giusto qui alle mie spalle. Eccoci al Rinnoji Temple, che è un tempio buddista che vanta una sala con 3 Buddha enormi di 8 metri, mi pare, che simboleggiano l'illuminazione spirituale e la compassione. Eccoci adesso al mausoleo Togushu. Questo mausoleo è dedicato allo shogun Tokugawa Ieyasu, se non mi sbaglio. In pratica questo signore feudale espresse un desiderio e disse che alla sua morte avrebbe voluto che si costruisse un'opera in suo ricordo proprio qui nella città di Nikko, protetta dalle montagne. Quando morì suo figlio realizzò questo desiderio costruendo questo grande mausoleo. Addirittura per farlo pare che ci siano volute 15.000 persone. In questo mausoleo troveremo anche le 3 scimmiette non sento, non vedo, non parlo, che raffigurano il detto confuciano: non sento il male, non parlo del male, non vedo il male. Questo sito è inserito tra l'altro nei beni patrimonio dell'UNESCO.
la visita del santuario dedicato allo Shogun. Ci fermiamo qui a Nikko a mangiare qualcosa e mangeremo la pelle essiccata di tofu, che è una specialità del posto, che in antichità veniva data alle divinità e poi offerta come nutrimento per la popolazione, e oggi è rimasta nella cucina locale. Ma questa birra al matcha com'è? È buona. Devo dire che il matcha non è prevalente, quindi mi sa di birra. Però sto colore sembra di bere il muschio. Inquietante, sì. Questa è trippa vegetale, No, è pelle di tofu. però come una trippa vegetale. Però buona. Questa è pelle di tofu, uova e riso. Quello cos'è? Quello è tempura con riso e tofu skin fritta, mi sa? Sì. È buono, molto buono. Mi piace. E poi via lasciamo Nikko, arriviamo di nuovo a Tokyo nel caos di Shinjuku, ma è solo per fare una passeggiata e andare a letto, perché domani ci aspetta ancora la scoperta del Giappone. Andremo a Kanazawa, la palude d'oro. Quindi restate con noi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi, e se vi è piaciuto mettete un like.